nuovamente insieme, sempre facendo finta, il ritorno di un amico. Claudio, come stai? Grazie, sì, tutto bene, grazie. Grazie. E vi ricordo fin d'ora di andare anche a recuperare la vecchia puntata che abbiamo fatto insieme a te, perché se ne sono viste delle belle, Sì, insieme densa, intensa, intensa. ricchissima e ci siamo divertiti. Lester Crowley e un po' di simbolismo che non guasta, un po' di È un tantra. mosaico, direi, varie tessere della complessità dell'universo simbolico sono state messe così sul campo a disposizione, nulla di approfondito, ma spunti di riflessione e magari oggi cominciamo a approfondire qualcosa. Cominciamo, fra l'altro lo spunto ce l'avete dato anche voi durante le nostre dirette, anche sui social, quindi YouTube, Facebook, Instagram, anche il canale Telegram, scriveteci un po' ovunque, ma durante le ultime dirette spuntava fuori un argomento che è molto vasto, che è quello dell'alchimia. E avendolo anche noi citato una puntina nella puntata precedente, abbiamo scelto di intraprendere con te questo discorso. Sì, ci è capitato di nominarlo e di sfiorare questo argomento. Oggi magari proviamo a entrare un po' più nel merito di quello che a tutti gli effetti è un universo, non solo un mondo, ma un vero e proprio universo simbolico che ha una lunghissima storia millenaria alle spalle e quindi ovviamente ha una complessità che è impossibile soddisfare pressoché in qualunque sede, meno che mai in questa dove ci accontentiamo chiaramente di dare qualche indicazione generica. Bene, come già accennato l'altra volta, fra l'altro anche oggi combinazione, Shiva ricorre spesso, ne ho 554.000 magliette, ma Shiva ricorre spesso, ne abbiamo commentato anche prima. Insieme al Signore dei Serpenti ricordiamo anche l'origine dell'alchimia. Sì, almeno dal punto di vista delle immagini iconografiche, noi per quello che possiamo sapere a livello di testi dobbiamo collocare la nascita dell'alchimia in Oriente, ripeto, per quello che riguarda a livello di testi, anche se c'è un dibattito mai esaurito sulle origini dell'alchimia e alcuni, per via dell'etimologia del termine, la collocano nell'antico Egitto. La parola in sé è probabilmente derivata dall'arabo alchimia, cioè la chimica sostanzialmente. A sua volta questa parola potrebbe derivare da un termine greco che significa fondere o che significa saldare, il che avrebbe molto senso alla luce di questa scienza dei metalli. Ma a quanto pare la radice del termine, la radice etimologica, potrebbe essere chem. Chem, che significa letteralmente nero, è il nome che gli egizi davano alla propria terra. Avete presente le piene del Nilo? L'esondazione della piena del Nilo lascia il limo, che è scuro, nero, e quindi probabilmente, secondo alcuni, l'origine del termine alchimia dovrebbe essere questa. C'è un dibattito, ripeto, perché, secondo altri studiosi, il termine potrebbe invece derivare addirittura dalla lingua cinese. Qim Yi significherebbe confezionamento dell'oro, e quindi forse questa potrebbe essere l'alternativa etimologica per l'origine del termine. Chiaramente una cosa che sappiamo con certezza è che i più antichi testi di alchimia sono proprio quelli prodotti in Oriente nello scambio culturale e commerciale che avviene tra India e Cina a partire dai primissimi secoli d.C. In realtà secondo alcuni anche già un paio di secoli prima di Cristo. Uno scambio innanzitutto commerciale che però diventa anche uno scambio culturale. Per esempio l'alchimia, che secondo questi testi dovrebbe essere stata affinata in India, si pone come scienza medica, a tutti gli effetti una scienza, non solo una disciplina dello spirito, o all'epoca non ancora una disciplina dello spirito. Fondandosi sul mercurio, alla base della medicina indiana e della farmacologia indiana stava infatti un mercurio detossicizzato. Il mercurio si ricavava dal cinabro e l'India era un po' lacunosa di cinabro, mentre la Cina abbondava di cinabro. Quindi cosa succede? Che l'India compra alla Cina sostanzialmente questo materiale e in cambio ogni tanto capita che la Cina chieda delle traduzioni o poi si occupa di tradurre e chiede sostanzialmente dei testi di questa scienza medica, di questa alchimia indiana. E così cominciamo a vedere sorgere le basi di questa antica cultura. Una delle immagini
che fungono un po' da prototipo di questo discorso. È l'immagine che vedete campeggiare in questo momento, dove una sorta di sauro serpentiforme con delle caratteristiche particolari, unendo il colore rosso al colore bianco, due colori davvero determinanti a livello archetipale nel retroterra culturale indiano e non solo, si uniscono in una forma molto nota nel mondo antico, anche ben più antica, una forma che noi conosciamo anche in Occidente sotto il nome di Uroboro. Ecco, questa immagine che vediamo è la versione occidentale più recente, di tipo medievale, dell'Uroboro, letteralmente dicevo il mangiacoda. E questa immagine del mangiacoda è stata attribuita negli studi di archetipologia allo scorrere del tempo, come se fosse una rappresentazione della ciclicità dell'esistenza e del tempo che divora se stesso e divora tutto ciò che è contenuto nell'esistenza. Pensiamo per esempio al mito greco di Cronos, il tempo appunto, che divorava i propri figli, letteralmente il tempo ci mangia, no? E poi potrebbero esserci altri riferimenti a uno degli aspetti più esoterici della scienza alchemica, che è quello dell'ingestione di alcune sostanze, perché, come stavo dicendo poco prima, nasce come scienza e ha un indirizzo ben preciso l'alchimia, quello di cercare di favorire la longevità o addirittura poi nel contesto cinese taoista la ricerca diventa quella dell'immortalità corporea. Questo attraverso un uso dei metalli o anche di altre sostanze organiche, per esempio, che lavorate attraverso delle lunghe, lente cotture si sottopongono a dei processi di trasformazione diventando sostanzialmente una sorta di antesignani dei farmaci. Quindi ingerire poi queste pillole poteva, secondo questo modello culturale, poteva aiutare il corpo nel grande sogno della longevità, della salute o addirittura dell'immortalità, come dicevamo. Bene, allora ripartiamo anche di qua, e quindi ha a che fare anche con i veleni, ha a che fare anche qui un po' col simbolo della medicina stessa. Sì, il serpente, noi abbiamo ormai l'abitudine ad avere sotto i nostri occhi, lo vediamo campeggiare direttamente sulle insegne di ogni farmacia, di incontrare questa immagine del serpente o dei due serpenti nel caduceo di Ermete, oppure un serpente arrotolato a un bastone di Esculapio o Asclepio. È chiaro che il serpente anticamente, grazie al fatto che produca veleno, si può utilizzare questo veleno per guarire o rendersi immuni. Il principio non è molto lontano da quello della vaccinazione, dove introduco cioè l'elemento tossico depotenziato in modo da rendermi immune rispetto a quell'elemento. È chiaro che la questione verte tutta sui dosaggi. Sì, non entriamo in un ginepraio che non ne usciamo più, ma invece mi è piaciuta un sacco un'immagine che adesso la possiamo far vedere, eccola qua, è proprio questa, perché un po' vogliamo raccontare questa. Certamente, dunque, nella complessità e sofisticatezza della cultura alchemica possiamo individuare 2 o 3 macro aree che possiamo citare, che rappresentano un po' il vero leitmotiv della scienza alchemica da Oriente ad Occidente. Sicuramente abbiamo una presenza di fasi o passaggi attraverso cui, lavorando la materia, si può attingere a una trasformazione della materia stessa, con degli obiettivi che possono cambiare poi a seconda dei contesti culturali. Come vi dicevo, in origine non stiamo ancora parlando di una scienza spirituale, ma di una scienza medica o farmacologica. Poi abbiamo un momento storico ben preciso nell'India del VI-VII secolo d.C., in cui grazie alle nozioni tantriche e alle nozioni sullo yoga si comincia ad associare il processo alchemico e le sue varie fasi ai corpi sottili, un'espressione molto cara alla cultura orientale, anche questa in realtà legata al campo della medicina o della farmacologia. Pensiamo all'agopuntura cinese, no? Per esempio, esistono nel mondo antico orientale delle vere e proprie mappature del corpo con dei vasi, dei canali che vengono oggi chiamati meridiani in Occidente e dei punti in cui una energia sottile, che è l'energia vitale,
scorre attraverso varie aree del corpo e stimolando questi punti, con gli aghi, con le dita, dipende poi dai contesti, o con un bastoncino di artemisia scaldato, stimolando questi punti, dicevo, si possono ottenere dei miglioramenti della propria salute. Si curava così. Ora, l'energia sottile diventa la protagonista dell'alchimia indiana, in particolar modo a partire dal VI e dal VII secolo d.C. Noi in Occidente veniamo un po' a rimorchio, nel senso che vediamo sbocciare il tema alchemico nei testi solo a partire dal tardo Medioevo, quindi con uno scarto temporale di quasi un millennio. Non deve stupirci questo, non è raro che l'Oriente anticipi l'Occidente, quantomeno, non è detto nella formazione delle idee, assolutamente no, ma quantomeno nella possibilità di far circolare dei testi, mentre invece in epoca medievale, come ben sappiamo, era molto rischioso occuparsi di certe cose. Anche se gli alchimisti, gli unici alchimisti perseguitati dall'Inquisizione sono stati quelli che si sono occupati anche di politica, guarda caso. La magia è stata oggetto di persecuzione, l'alchimia non troppo, perché spesso dei mecenati o dei magnati dotati di grande potere economico pagavano degli alchimisti nel tentativo di far ottenere l'oro dal piombo o da altri materiali di scarso valore, e qui il grande sogno non era neanche più quello della guarigione o dell'immortalità o della longevità, ma era strettamente legato alla concretezza materiale, la ricchezza, diciamo così. Diventa spirituale a partire dal Rinascimento. Cominciamo ad avere l'introduzione in Occidente di quelle 3 fasi di un'immagine che avete visto poco prima, legate a 3 colori. Ecco le 3 immagini. Come vedete vi sono 3 scritte al di sopra di ognuna di quelle che sono effettivamente delle fasi. La prima troviamo questo vaso, questo contenitore, questo Athanor, interamente colorato di nero, e difatti questa prima fase del processo alchemico si chiama nigredo tradizionalmente, quei nomi che vengono dall'origine latina. Nigredo vuol dire l'opera al nero, appunto. È legata alla morte e sopra campeggia la scritta putrefactio, come avete potuto vedere. Di che processo stiamo parlando? Come mai una estetica così apparentemente inquietante? Qui avete l'immagine di uno scheletro e dei corvi, per esempio, su un globo interamente annerito. Queste immagini del corvo, del teschio, vogliono richiamare esplicitamente la morte e il processo di decomposizione o putrefazione. Si parla, e qui ovviamente cominciamo ad anticipare uno degli argomenti della traduzione del simbolismo alchemico, si parla qui di un elemento solvente che è in grado di ridurre la complessità, scomponendola nei suoi elementi più semplici, fino all'unità. Il processo quindi è solvente, a tutti gli effetti si tratta di sciogliere il tutto o i molti nell'uno. Questa fase coincide con una sorta di morte o di disfacimento della complessità. Quando ci capitano esperienze nella nostra vita che ci mettono a dura prova e rompono, frantumano alcune delle nostre certezze, per esempio, o ci mettono in grandi difficoltà, e non parlo solo del confronto con la morte tout court, ma anche di quelle altre piccole morti, le grandi delusioni e i processi attraverso cui tutti più o meno passiamo nell'arco della nostra vita, abbiamo in realtà un'occasione o una opportunità di rinascita successiva se siamo in grado di passare attraverso questa fase indenni, attraverso questa fase infera, questa fase corrosiva, acida e solvente, che però riesce a rinnovarci proprio grazie al fatto che libera da una serie di sovrastrutture che avevamo o di certezze che avevamo in precedenza. Tra l'altro, se la vediamo anche in grande, in realtà quello che colpisce, andiamola a vedere, eccola qua, è proprio l'immagine di un rapporto, di un coito fra 2 persone. Perché viene associato alla morte? Questo è molto curioso, so che potrebbe essere abbastanza insolito associare a un tema come quello della putrefazione della morte l'accoppiamento, visto che l'accoppiamento è proprio ciò attraverso cui si trasmette la vita. Invece qui dobbiamo fare una sorta di salto attraverso il pensiero simbolico ed esoterico e capire che quando 2 elementi separati si uniscono, stiamo proprio andando in direzione della morte della loro separazione, la morte del dualismo o di ciò che li tiene come 2 elementi separati, e lo scioglimento rappresenta invece l'unità. Inoltre
Se pensiamo all'archetipo già noto nel mondo greco antico del rapporto quasi polarizzato, come due facce della stessa medaglia, tra Eros da un lato e Thanatos dall'altro, quindi tra l'amore, il desiderio sessuale e la morte, allora riusciamo forse anche a capire che il potere di trasmettere la vita avviene attraverso la dinamica orgasmica, e l'orgasmo è chiamato in molti modi, spesso associato proprio alla morte, la piccola morte, la morte del giusto. Ci sono espressioni, la morte immediata o repentina, che richiamano l'idea che l'orgasmo sia quel blackout che uccide una situazione per aprirne un'altra. E così arriviamo alla seconda fase. Questa rosa alba appartiene alla fase chiamata albedo, che sta a significare il candore o ciò che è bianco. Pensate al termine alba, che usiamo in italiano per indicare il chiarore che precede il sorgere del sole, oppure albume, quello dell'uovo, che in cottura diventa bianco. Ecco, la albedo è una fase di purificazione, quindi si deve passare prima da questo annerimento, che è una discesa nella propria ombra, è una conoscenza, un rapporto con i propri inferi, per poi passare a una sorta di sublimazione, e questa conoscenza porta a un livello di purificazione, ed è l'attraversamento, questa purificazione, dalla fase nera alla fase bianca, che conduce a un rinnovamento e che apre le porte poi a un nuovo modo di determinarsi. Sembrano anche le fasi di superamento dei piccoli lutti quotidiani che possiamo avere nel corso delle nostre vite, no? Entriamo in crisi per qualche motivo, si distruggono le certezze, assaggiamo l'amarezza della vita, sembriamo sconfitti dalla tempesta, poi però qualcosa dentro di noi succede, si riconquistano basi di fiducia e anziché ripristinare la situazione precedente transitiamo verso situazioni nuove, e quello è un processo di purificazione. Quindi appartiene ancora alla natura solvente, però in questo caso è la natura che pulisce, è come se uno usasse un agente solvente per togliere le incrostazioni o le asperità e condurre a questo rinnovamento che poi si dà nella terza fase, quella della bottiglia rossa, che è chiamata rubedo, sempre dal latino ovviamente, e sta a significare l'opera al rosso. Questo è il completamento, è la fase in cui in un certo senso ci si consacra a una nuova parte, a un nuovo momento della propria esistenza, dopo aver subito questa trasformazione inaugurata da una crisi, chiaramente. Molto interessante, fra l'altro se lo vediamo anche a schermo pieno, in realtà quello che mi ha colpito subito è un po', mettiamole tutte e tre, è un po' questa forma antica di magia, perché vediamo anche qui il nero, il bianco e il rosso, ma soprattutto colpisce un pochettino il fatto che all'interno di un dualismo, quello che in realtà in molte filosofie si dice, che il bene, cioè il bianco che si contrappone al nero, è una fase di passaggio, non è un fine. In un certo senso questo è un archetipo. Quando noi parliamo di una sorta di sottocultura che ha distinto l'operatività della magia in magia bianca, magia nera e magia rossa, stiamo in realtà facendo appello proprio a questa simbologia, che ha le radici in Oriente, ancora una volta. L'alchimia indiana e diciamo il contesto filosofico esoterico indiano aveva distinto tre qualità fondamentali di tutto ciò che esiste. Il nero rappresenta quella pesantezza, quell'opacità chiamata tamas, tenebre, che tende verso il basso, ad appesantire e quindi in realtà anche a materializzare. Il rosso viene chiamato rajas, che significa vapore, e invece l'energia dinamizzante, quindi è tutto ciò che accelera, che riscalda, rappresenta il desiderio, quindi anche la capacità trasformativa. E infine sattva, che vuol dire entità, rappresentata dal colore bianco, è l'equilibrio, la leggerezza, il processo ascetico di risalita. Quindi è un vecchio tema quello di questi tre colori e delle attribuzioni di significati a questi tre colori che diventano a tutti gli effetti poi noti in varie culture e ripresi in vari modi. Ripartiamo perché poi spesso si parla molto di alchimia collegati a quella che è la pietra filosofale, e quindi un po' lo abbiamo raccontato prima, dove abbiamo anche un'immagine, e quindi andiamo a spiegare un pochettino che cos'è questa pietra filosofale.
Dunque, questo è uno dei grandi obiettivi che la disciplina o la scienza alchemica si è data nel corso della sua storia. Chiamata in molti modi, noi ovviamente in Occidente conosciamo questa nozione di pietra filosofale, ma potremmo citare la perla, per esempio, se fossimo in Oriente Estremo. L'idea è che queste fasi di trasformazione della materia, che possono essere anche trasformazioni della materia corporea, possano, soprattutto nella scienza dei metalli, condurre a un certo punto a un ritrovato, a un vero e proprio precipitato, un risultato finale, che non è in grado solo, se ingerito, di far ottenere la longevità oppure l'immortalità, ma ha a che fare anche con l'onniscienza, cioè con la conoscenza, con la saggezza. Quindi qui cominciamo a vedere convergere due argomenti che poi si salderanno in Occidente e diventeranno inscindibili, che sono il tema corporeo e il tema spirituale. E la pietra filosofale come grande obiettivo è il risultato di una serie di processi, chiaramente. E qui, ad esempio, questa immagine vuole rappresentare il concetto, non la pietra in sé. Abbiamo le terre emerse, abbiamo il globo acqueo e poi soprattutto vedete i simboli dei pianeti. Riconoscete probabilmente in rosso Marte, sotto Marte c'è Saturno, alla destra di Saturno in azzurro c'è Giove, al di sopra vedete Venere e in alto, uscendo da quella coppa dorata, trovate il Sole e la Luna. In basso, invece, sotto la coppa, il Mercurio. Tutti questi elementi non vogliono rappresentare solo i pianeti tout court, cioè l'energia e le qualità differenti dei pianeti che nel mondo antico erano gli dei. Vogliono in realtà rappresentare delle condizioni o degli stati delle cose, della materia, anche della interiorità, della psiche possiamo dire, attraverso cui è necessario passare. E di questi tre sono gli elementi principali, Sole e Luna, che vogliono rappresentare il giorno e la notte, quindi anche il maschile e il femminile, la capacità di espansione e la capacità di ritrazione. E il mediatore tra gli opposti, che è rappresentato sempre dal Mercurio, che come vi dicevo anche nell'alchimia antica orientale era il protagonista assoluto della scienza alchemica. Abbiamo proprio un'immagine di Mercurio, vediamo se riusciamo a farlo vedere, ce l'abbiamo lì, eccola qua, no, quello è il bafumetto che il ci Mercurio servirà poi dopo. filosofico. Eccolo qua, Mercurio filosofico, lo andiamo a vedere. Sì, questo è un altro concetto cardine dell'alchimia. Dunque, quando parliamo di trasformazioni della materia, qualunque sia questa materia, inclusa ovviamente quella psichica, dobbiamo chiederci, ok, ma che cos'è che consente il processo trasformativo? Cioè il fatto che si passi da una situazione A a una situazione B ed eventualmente da una situazione B a una situazione C, a che cosa è dovuto? Ecco, il vero e proprio elemento che consente il processo trasformativo sarebbe il mercurio, detto poi filosofico all'interno del contesto alchemico perché l'alchimia si salda alla filosofia nel momento in cui diventa un paradigma simbolico del processo di conoscenza. Ecco. Il mercurio potrebbe rappresentare, secondo alcuni studi molto attenti, potrebbe rappresentare proprio l'energia sottile di cui parlavamo prima, no? In India, cioè quel trait d'union, quell'anello di congiunzione tra l'aspetto solido, corporeo, e l'aspetto invece incorporeo o invisibile. Quando facciamo un esempio per capirci, quando noi citiamo la psicosomatica, no? E diciamo questo, non so, l'effetto placebo innesca delle reazioni anche senza l'assunzione di un principio attivo. Come è possibile che un convincimento, no, mentale sia in grado di influenzare poi la chimica del corpo? Così come gli stati di stress, di tensione emotiva, eccetera, si riverberano sul corpo fisico. Questa possibilità di passare dalle emozioni o dai pensieri al loro riflesso sul corpo deve essere garantita da qualcosa. Ecco, l'energia sottile potrebbe essere, secondo alcune dottrine antiche, proprio l'elemento che fa passare dalla densità alla sottigliezza o dal visibile all'invisibile e viceversa, naturalmente, dall'invisibile al visibile. Perché uno dei centri e dei segreti dell'alchimia è proprio questa grande capacità, quella cioè di riuscire a spiritualizzare ciò che è materiale
e materializzare ciò che è spirituale. In un gioco di discesa e di ascesi, la spiritualizzazione della materia vale a dire quando siamo avvinti dalla concretezza, dalle dinamiche difficoltose della nostra esistenza, noi spesso cerchiamo un senso alle cose, spesso cerchiamo un significato alle cose che ci capitano, soprattutto se sono cose brutte o difficili da affrontare. Cosa vuol dire cercare un significato? Vuol dire già andare in direzione di una sublimazione, cioè di una spiritualizzazione di quell'evento, che diventa più sottile, diventa in un certo senso spirituale nel momento in cui riesco a digerirlo, a lavorarlo attraverso questa attribuzione di significati. Allo stesso modo, quando invece mi trovo ad avere a che fare con cose estremamente astratte, quindi quel tipo di conoscenza speculativa che spesso appartiene alle discipline spirituali, uno dei grandi segreti è quello di riuscire a portare a terra, cioè riuscire a concretizzare, a tradurre questi elementi astratti in qualcosa di applicabile nella pratica, per non rimanere vittime dell'ideologia o della teoria. Quindi, tanto il processo che va dalla materia verso, cioè dal visibile verso lo spirito, cioè l'invisibile, quanto il processo che va al contrario dallo spirito alla materia, cioè dall'invisibile al visibile, entrambi in questo gioco, ecco, in gioco dei rapporti tra ciò che è in alto e ciò che è in basso, appartengono a tutti gli effetti al cuore pulsante della scienza alchemica. E questo è stato reso in termini alchemici con l'espressione solve et coagula. Che è il baffometto che ci è scappato prima perché lui aveva fretta di farsi vedere, eccolo qua. Ecco, questa immagine in realtà è stata disegnata da uno dei padri dell'occultismo contemporaneo occidentale, Eliphas Levi, in realtà era un francese, si chiamava Alphonse Louis Constant e si faceva chiamare Eliphas Levi, e all'interno di uno dei suoi libri disegna quello che egli chiama il becco del sabba. Becco, ricordiamo che è un termine magari un po' desueto nella lingua italiana per indicare il capro del sabba. Ora, questa immagine è diventata celeberrima perché la vediamo in ambito esoterico spesso, soprattutto poi dai detrattori dell'occultismo che vogliono segnalarci con questa immagine degli imminenti pericoli, no? In realtà nell'immagine vediamo degli opposti confluire in una sorta di unità, cioè noi qui vediamo che lo scopo di Eliphas Levi era quello di mettere un paio di ali angeliche ma colorarle di nero, quindi trasmetterci già una sorta di contraddizione tra l'elemento angelico e la nerezza. Poi questa testa di capro, magari poco rassicurante evidentemente, ha però sulla fronte una stella a 5 punte che è disegnata con la punta in su, che banalmente viene spesso indicato come il trionfo dello spirito sulla materia. Inoltre il braccio destro di questa figura che ha il busto e il corpo antropomorfo indica l'alto, mentre il braccio sinistro indica il basso. In alto, quello indicante l'alto ha una falce di luna chiara e quello indicante il basso ha una falce di luna scura, perché vi è una luna crescente e una luna calante, che sono lo specchio simbolico di queste due fasi, no? Inoltre sulle braccia troviamo proprio le due scritte del processo alchemico che abbiamo narrato poco fa. Il braccio destro che indica in alto ha la scritta solve, perché ciò che scioglie spiritualizza. Quindi la materia sciolta è l'avvio del processo di spiritualizzazione. Qui torniamo alla nigredo che citavamo prima, con quell'accoppiamento e tutto ciò che porta verso l'alto. Mentre il braccio sinistro che indica verso il basso è segnato dalla parola coagula, che significa ciò che in italiano significa, cioè coagula. Il coagula è la concretizzazione, quindi quando elementi sottili vanno invece verso il basso materializzandosi. Pensate al ciclo del rapporto tra acqua, vapore acqueo, nuvole, pioggia. Ecco, una ciclicità di questo genere ci mostra in un fenomeno della natura il concetto di solve e coagula. Ecco, l'evaporazione dell'acqua, poi le nuvole e poi l'addensarsi della pioggia che scende. Fantastico. E poi sempre a livello simbolico vediamo i soliti due serpenti sempre lì del baffometto che andiamo un pochettino a vedere. Ecco, proprio all'altezza dei suoi genitali troviamo il caduceo di Ermete, troviamo il caduceo di Ermete, un serpente bianco, l'altro invece un po' più scuro, almeno nella parte superiore che va verso la testa di questo serpente, e il gioco dei rapporti tra la luce e l'ombra, tra il giorno e la notte, che dobbiamo sempre integrare
Altra parola chiave della disciplina alchemica è integrazione. L'integrazione è fare in modo che la nostra coscienza non sia polarizzata. L'eccesso di polarizzazione, che poi è il germe della schizofrenia nel caso si slegassero i due poli, è un po' limitante, perché ci fa aderire, no, a uno degli schieramenti e non ci fa mai superare questo flipper, no, questo ping pong tra i due opposti, tra i due estremi. L'ideale di un percorso di emancipazione, di evoluzione, di sviluppo della coscienza è quello di riuscire a fare una sintesi di questi due opposti e trascenderli, cioè andare oltre. Ecco che l'alchimia, così come molte altre discipline antiche, esoteriche e non solo, si occupa proprio di riuscire a fare in modo che i due opposti, luce e tenebre, vengano uniti per essere trascesi, senza cadere vittima di quell'idea per cui sposo le forze della luce e quindi non riesco a rapportarmi alle mie ombre, non riesco a rapportarmi alle ombre del mondo, oppure sposo il lato ombra, il principio dell'ombra, e di conseguenza non riuscirò invece a fare i conti con la luce, con la luminosità dell'esistenza, eccetera. Che poi sono anche delle fasi, spesso chi ha sensibilità per questo tipo di discorsi, soprattutto in adolescenza o in giovane età, va sperimentando un po' con i ragazzi i dark, piuttosto che, ma è una fase, io dico sempre un po', l'ombra serve anche per capire da che parte arriva la luce, quindi un po' bisogna dare il tempo al tempo. Sono ecco, transizioni necessarie. Nel nostro sviluppo, tu hai citato giustamente la fase adolescenziale che spesso vede una fascinazione verso certe estetiche. Non c'è una deriva rischiosa, o meglio, nella maggior parte dei casi non c'è una deriva rischiosa, si tratta davvero di una tappa fondamentale di familiarizzazione con dei grandi temi che nel corso della vita e dell'esistenza tutti dobbiamo affrontare, e far finta che non esistano o girare le spalle o mettere la testa sotto la sabbia non cambierà la sostanza del fatto che prima o poi li si incontri, ci si scontri e ci si debba fare i conti. che è un po' la diga, ecco, quindi anche dal punto di vista genitoriale, piuttosto che mettere un freno, un divieto, perché quelle cose assolutamente no, si fa l'effetto della diga e poi quando la diga crolla sia poi un disastro. È noto che ogni repressione crei nevrosi, quindi anziché reprimere, cosa che poi fa andare l'energia semplicemente in un'altra direzione, oppure l'accumula fino al momento dell'esplosione, perché nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, quindi non è che ignorando certe cose esse spariscano, come dicevamo, molto meglio invece concedere delle escursioni alla nostra psiche, anche in quel bosco senza sentiero, no? Per citare un po' Cappuccetto Rosso, altra favola alchemica se vogliamo, dove è possibile confrontarsi col pericolo sapendo che nessuno di noi sarà preservato per sempre dal confronto con certe parti scomode della vita. Il bosco, quindi la foresta, il nirvana, andare oltre, e nel mezzo nel cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura, è quello, cioè raccontano tutti la stessa cosa. Prima di arrivare alla parte finale di questa trasmissione, un cenno, perché poi sembrano discorsi molto filosofici, in realtà soprattutto sui corpi sottili sto sperimentando attraverso la medicina ayurvedica, lo shiatsu, alcune pratiche di chiropratica, proprio come in realtà ci sia chi sa agire sui corpi sottili, sul sistema simpatico, parasimpatico, e riescono veramente a una persona che si sottopone a determinati tipi di trattamenti a smuovere proprio le energie, così come le emozioni. Diciamo che viviamo un po' un paradosso. Da un lato la nostra sensibilità si è ridotta nel corso dei millenni e avendo una sensibilità ridotta ci è più difficile accedere alla percezione di queste energie. Dall'altro però la diffusione, soprattutto tramite internet, del sapere globalizzato ha fatto sì che molte persone, o per curiosità, o per fascinazione esotica, o per interesse reale, si imbattessero e poi eventualmente approfondissero il rapporto con conoscenze che vengono da luoghi lontani o da tempi lontani. Sicuramente il tema dell'energia sottile ci pone un po' il dilemma di chi è in grado di maneggiare questa cosa. Siamo delle macchinette, dei circuiti con i pulsanti per cui se schiaccio lì rispondo così e se faccio così rispondo così, non proprio. C'entra molto l'aspetto psicologico
E questo è uno degli elementi trascurati, ad esempio, dallo sviluppo della scienza medica occidentale, che solo ultimamente mette un po' più di attenzione a quali possono essere le motivazioni esistenziali di un determinato sintomo o di una problematica. Noi non siamo solo corpo, così come non siamo solo spirito, siamo nella complessità dei rapporti tra questi due elementi, e la vera sfida, secondo me, nel prossimo futuro sarà quello di coniugare l'Oriente, che ha avuto una visione sicuramente più vicina a questo tema delle energie sottili e dell'aspetto individuale, olistico, come si dice, del soggetto, e le grandi ricerche, i grandi risultati ottenuti dalla scienza occidentale, che invece con la valutazione dei dati di solito si sbaglia di poco. Riuscire a sposare Oriente e Occidente è un po' il tema simbolico dell'unione degli opposti. Se riuscissimo a sapere, a interrogare un individuo che sta, per esempio, manifestando un sintomo del suo malessere, su quali possano essere le cause di quel malessere, e non limitarci a dire che il mio mal di testa e il tuo mal di testa vadano trattate allo stesso modo perché sono entrambi due mal di testa, allora forse cominceremo ad andare un po' in direzione di questa integrazione, ecco. Ecco, anche un po' l'essere ciechi di fronte a un qualcosa in cui si cerca di zittire subito la sintomatologia e non la causa stessa di quello che stiamo andando anche un po' a vivere, anche a livello filosofico alchemico, questo ripudiare anche un po' il dolore, la sofferenza che non ci deve mai essere, non deve mai essere indagato, quindi i farmaci, perché soprattutto gli psicofarmaci, non si deve neanche poter sentire un dolore, una sofferenza, una depressione, ma in questo modo si fa un danno enorme. Questo ovviamente qui entriamo in un campo a dir poco minato, senza nulla togliere ai grandi risultati che stiamo ottenendo in pressoché qualunque campo della nostra scienza e della ricerca medica, in particolare anche nei giorni che stiamo vivendo, lo stiamo vedendo. Senza nulla togliere a tutto questo, io direi che è molto importante sottolineare che oggi un soggetto, un individuo, abbia la possibilità di prendersi del tempo, che è ciò che manca in assoluto. L'esigenza di accelerazione e quindi anche di risolvere i problemi in fretta si scontra poi con la possibilità di approfondimento, no? Se voglio andare a indagare le cause del mio malessere senza pensare che sia uguale al malessere simile di qualunque altro, devo fare un percorso, è una ricerca. Questa ricerca implica tempo. In alchimia tutte le cotture a cui viene sottoposta la materia e che costituiscono la grande opera sono cotture a fuoco lento e hanno bisogno di tempi di macerazione, di maturazione, di cottura lunghi. Noi oggi latitiamo innanzitutto di tempo. Se io sto male voglio stare bene, e questo mi sembra abbastanza ovvio. Potrei occuparmi di cominciare a stare bene attraverso, per esempio, i farmaci, ma non rinunciare poi alla ricerca solo perché nel momento in cui sto bene non mi occupo più dell'origine del mio malessere. Questo potrebbe essere un compromesso, no? Cioè, mentre grazie a tutto ciò che l'Occidente ha sviluppato in campo medico mi occupo del sintomo, allo stesso tempo ci vorrà tempo e ci vorrà sicuramente anche forza, di poter provare a indagare quali sono le radici di quel sintomo che si manifesta in modo simile nelle persone ma potrebbe avere cause diverse. Un po' quando soffrite di mal d'amore, chi ci è già passato e dice ma l'unica cosa che lo cura è il tempo, e uno lì sembra che non passa mai, ma poi in realtà va ad approfondire, in realtà quel dolore stesso gli ha fatto capire delle cose, le ha assimilate e ama in maniera diversa al turno successivo. Ma è il primo farmaco, il tempo è la vera panacea, no? In molti casi è proprio lo scorrere del tempo. Torniamo alla nostra tematica alchemica, perché c'è un grande protagonista che potrebbe unire Oriente e Occidente, che è Gustav Jung. Lo andiamo ad analizzare insieme. Sì, Carl Gustav Jung si occupa di alchimia a un certo punto, così come si occupa di simboli a diversi livelli in più ambiti. Nel corso della sua opera sicuramente il ruolo della simbologia alchemica rappresenta una delle suggestioni e quindi di conseguenza degli interessi maggiori per le sue riflessioni. Perché?
Perché i testi alchemici medievali o rinascimentali che l'Occidente ha lasciato in eredità a noi sono estremamente enigmatici. Vivono innanzitutto di immagini più che di testo scritto. Queste immagini sono enigmatiche, troviamo spesso degli individui, magari una coppia, di solito maschio e femmina, all'interno di una fontana, e quindi ci si interroga su Ecco lì. che cosa può rappresentare questa fontana, no? Questa fonte chiusa, sigillata. Allora la fonte, la muratura o le pietre che costituiscono la fonte sigillata potrebbero essere un'immagine del corpo fisico. L'acqua di solito era un'immagine dell'elemento trascendente, quindi proprio dell'elemento spirituale. E quelle coppie, quegli opposti, vogliono rappresentare i principi maschile e femminile che possiamo attribuire di volta in volta a Sole, Luna, Solve, Coagula o Coagula, Solve, eccetera, e, sotto diversi punti di vista, e poi man mano vediamo nelle tavole, nelle rappresentazioni di questa iconografia alchemica, delle interazioni tra questi personaggi. Spesso li vediamo accoppiarsi, e l'accoppiamento lo abbiamo visto nella Nigredo. Qui abbiamo un'altra immagine tratta dal Rosarium Philosophorum. Gli accoppiamenti vanno alla voce alchemica di coniunctio, cioè la congiunzione degli opposti, ecco l'integrazione. E poi via via troviamo vari tipi di sublimazione fino alla creazione di un essere doppio, che è il cui ermafroditismo, no? Cioè l'unione dell'aspetto maschile e femminile, del sole e della luna, dell'alto e del basso, va sotto il nome di rebis, res bis, cioè la cosa doppia semplicemente, però è un'unione tra gli opposti. Allora Jung, estremamente affascinato da questo argomento, comincia a pensare che il lavoro, l'opera sui metalli per cercare di ottenere l'oro filosofale o la pietra filosofale non fosse nient'altro che un lavoro su se stessi. Non nel senso che gli alchimisti non si occupassero effettivamente di lavorare sui metalli, sì, proprio perché si occupavano di lavorare sui metalli, se facciamo un po' la tara rispetto alle derive date dall'idea di ottenere della ricchezza o dei materiali preziosi a partire da materiali meno nobili, troviamo una estroflessione di un lavoro di manipolazione e trasformazione della materia che è innanzitutto il riflesso della materia psichica. Spero di riuscire a spiegarmi bene. È come se lavorando un oggetto, lavorando una materia, manipolandola e trasformandola, io stessi in realtà manipolando e trasformando l'interno di me stesso. Jung, che si occupa di psiche e che è uno dei padri ovviamente della psicanalisi, riesce a tradurre il simbolismo alchemico in operazioni interiori di graduale trasformazione della psiche umana, a partire dai momenti critici, citavamo prima la Nigredo, no? Come esempio, no? Dei momenti critici, fino a quella Rubedo, che invece può rappresentare la consacrazione al proprio compito, cioè la scoperta di qual è lo scopo dell'esistenza della mia, della propria esistenza sulla Terra. Uno dei grandi obiettivi delle scienze, delle dottrine spirituali è stato conosci te stesso, quindi anche cercare di sapere che ci faccio qui, che cosa dovrei fare di questa vita su questa terra. Questo processo Jung riesce ad associarlo all'idea che la pietra filosofale rappresenti la scoperta del vero sé, e in termini junghiani il vero sé è propriamente quel momento, non è un elemento, un quid vero e proprio, è un momento della propria vita in cui ci si integra, torniamo a questa parola chiave dell'integrazione, e Jung usa la parola individuazione, cioè in cui ci si individua, cioè si prende possesso del senso della propria vita. E in questo caso, anche in questo caso, possiamo parlare di una unione tra gli opposti, perché il vero sé di solito è latente, dormiente, si può manifestare attraverso i sogni, ma non è la parte dominante della nostra psiche. Lo è invece quello che chiamiamo col termine latino ego, cioè l'io, l'immagine che abbiamo di noi, anche costituita dall'educazione, dalle esperienze, dagli incontri che facciamo, dal tratto culturale che stiamo attraversando. Bene, se il vero sé attraverso un percorso diventa
il sovrano, diciamo così, della propria psiche, allora la fluidità del rapporto tra l'inconscio, secondo Jung quell'acqua della fontana diventa l'inconscio, quello che era l'elemento trascendente o spirituale, e il conscio, che è anche come dire la nostra notte e il nostro giorno, comunicano. E in questa comunicazione abbiamo la possibilità di realizzazione personale che non è troppo lontana dalla realizzazione spirituale. Bene, mi viene in mente anche la ritualistica, quindi realizzo qualcosa all'esterno affinché risuoni all'interno, è un po' alla base di tutto ciò che è la liturgia. Se ci pensiamo, in fondo il rito è stato definito da alcuni lo yoga d'Occidente, almeno per quel che riguarda la magia cerimoniale, perché estroflette i contenuti della meditazione. Quindi quello che in meditazione farei da seduto, con gli occhi chiusi, nel rito lo faccio invece interagendo con degli oggetti, muovendomi nello spazio, no? Compiendo dei gesti e pronunciando delle parole. Mi piace anche un po' a livello di Uroboro che finiamo da dove siamo partiti, perché Jung, proprio nell'immagine che abbiamo visto, è associato ad un mandala. Eccolo qua. Sì, naturalmente Jung nelle sue escursioni tra le discipline spirituali o esoteriche antiche a caccia di simboli, che sono stati poi il vero linguaggio a cui si è dedicato, si è imbattuto nell'Oriente e ha pensato, attraverso gli studi che ha condotto, che i mandala possano rappresentare delle immagini archetipali della psiche individuata, cioè dell'intero percorso che la nostra coscienza deve compiere per giungere al centro. I mandala significa cerchio. Si parte dalla periferia, cioè si parte dalla circonferenza e attraverso un percorso si va verso il centro. In India li usavano come strumenti meditativi, no? Da percorrere, cioè come itinerario con la propria coscienza. Ma già l'immagine suggerisce il rapporto tra la periferia e il centro e quindi secondo Jung diventano proprio questo grande archetipo del percorso di individuazione della psiche, che ripeto vuol dire nel linguaggio junghiano di realizzazione, superamento dei conflitti e comunicazione tra il vero sé, la parte realmente rappresentativa, intima e centrale della psiche umana, e poi tutte le altre componenti che sono quelle scolpite dalle nostre esperienze. E a dare adito a questa ipotesi, ce lo aggiungo io, è quello che si descrive un po' sotto l'effetto di ayahuasca, di DMT, in cui queste figure geometriche prendono forma e tutte le descrivono, anche chi non ha nozioni di India o di Oriente, le descrivono così. E quindi un po' rispecchia anche a proposito di veleni, esatto. No? Rispecchia anche un po' questa sfida che chi segue il nostro canale sa, che è quello di parlare anche di India, ma in una chiave un po' diversa, che in Occidente ancora non è arrivato. Sappiate che anche queste nozioni che arrivano dall'India io le ho conosciute anche tramite Claudio qualche 15 anni fa, può essere? Sì, credo una dozzina probabilmente di 12 anni fa, di sicuro, ecco, però noi già 12 anni fa parlavamo di questo, mi fa un sacco piacere che continuiamo a essere amici e che stiamo realizzando un po', anche per far capire da quanto indietro arrivano queste puntate. Sì, abbiamo una storia alle spalle, ecco ormai. Volevo citarvi Sì. ancora questo a vantaggio di chi volesse approfondire questo argomento o anche solo andare a curiosare in questo argomento. È difficile proporvi dei testi, io vi citavo prima il Rosarium Philosophorum, è difficile, dicevo, andare a spulciare questi testi perché sono enigmatici, ma vi do un consiglio. Anziché una lista di libri, se vi interessa andate su un sito. Il sito è www.massimomarra.net. Massimo Marra è uno dei massimi esperti di alchimia nel nostro paese. Il sito, molto semplice da consultare, è un sito che ha una serie di categorie dei testi tradizionali divise per epoca, per secolo, e poi abbiamo dei riferimenti bibliografici, una serie di articoli apparsi solo su internet, online, abbiamo le immagini, cioè l'iconografia, abbiamo le recensioni, insomma lì potete gratuitamente sbizzarrirvi a curiosare e andare un po' a caccia di informazioni per soddisfare la vostra curiosità ed eventualmente approfondire. Io nel ringraziarti di questa tua nuova partecipazione insieme a noi, Grazie a te. ricordo anche poi dove ti possono trovare, contattare, quindi su Facebook. Sì, chi ha Facebook ovviamente mi può contattare direttamente su Facebook, è il canale principale che uso, altrimenti su YouTube digitando il mio nome e cognome, cioè Claudio Marucchi,
scoprirete che ho un canale su YouTube con oltre 50 video, troverete diversi video miei e all'interno ovviamente di questi video avete la possibilità di commentare, di dialogare con me. Sono molto disponibile anche a fornirvi il mio indirizzo mail se volete una comunicazione diretta, non passando da un social come Facebook, che non tutti hanno naturalmente. Quindi potete cercare su YouTube o semplicemente digitando su Google, sempre Claudio Marucchi, troverete i miei libri, ci sono diverse pubblicazioni a mio nome e insomma non è così difficile trovare un contatto. E poi ovviamente lo vedrete spesso perché noi ciclicamente ci dobbiamo incontrare, abbiamo ancora un sacco di cose da raccontare e anche qui, sempre come un uroboro, andate a riprendere anche la puntata vecchia, quindi sempre di quello che abbiamo parlato insieme a noi, YouTube, Facebook, Telegram, chi più ne ha più ne metta. Grazie Claudio per essere stato dei nostri. Grazie a te naturalmente, sono contentissimo, grazie a tutti quelli che hanno modo di ascoltare o vedere questo intervento e contattatemi pure, sono massimamente disponibile. Grazie a tutti. Appuntamento la prossima settimana, ricordate che su YouTube qualcuno di voi mi dice non mi compare nonostante ho messo la campanellina i video, ma noi molto semplice a livello anche lì metodico, tutti i martedì e tutti i venerdì, il martedì alle 12, il venerdì alle 18. Sono giorni non casuali, numeri non casuali, poi spiegheremo anche a livello numerologico il perché. Andiamo in sigla, grazie Claudio. Ciao.